Buongiorno, sono Giorgio Poggio, sono l'amministratore delegato di AprilOK e sono director della Camera di Commercio e Industria Italiana qui nel Regno Unito. Vi sto parlando da Londra, dal nostro ufficio di Londra. Soprattutto dopo il COP26 che si è appena concluso qua in Scozia, il tema dell'ambiente è un tema che posso dire è presente in tutti i nostri discorsi, in tutti i nostri confronti con la clientela. Non è abbastanza, purtroppo siamo tutti responsabili, tutte le generazioni passate, la nostra, la mia, siamo responsabili di questa situazione ambientale e siamo responsabili nel lasciare alle nuove generazioni un pianeta che è in difficoltà. Qualcuno mi diceva il pianeta sta morendo e io vorrei dire il pianeta non muore. La Terra, il pianeta Terra c'è oggi e ci sarà domani, quello che scomparirà è l'umanità, quindi dobbiamo stare bene attenti e lascio a voi soprattutto la forza, il coraggio di prendere le iniziative più giuste per far sì che questo pianeta continui ancora ad avere la nostra specie, quindi l'umanità all'interno del suo habitat. Per farlo dobbiamo iniziare immediatamente tutti a fare la nostra parte e quello che vi voglio raccontare oggi è quello che noi facciamo nel nostro piccolo qui ad Aprile UK, come abbiamo affrontato questo argomento e quali sono i nostri obiettivi. Bene, gli obiettivi dell'Aprile UK sono due: fare in modo che i sistemi di trasporto a livello globale e europeo, in particolare nel settore di cui noi ci interessiamo principalmente, avvengano in maniera ecosostenibile, che siano i più efficienti possibili da questo punto di vista. E in secondo luogo vogliamo anche compensare l'anidride carbonica che emettiamo nel mercato, che emettiamo, scusate, nell'ambiente. Allora, faccio un passo indietro. Che cosa facciamo? Noi trasportiamo merce da e per tutto il mondo. Nello specifico vi faccio un esempio. Tanti nostri clienti sono produttori di prodotti italiani, vino e food in generale, e quindi noi andiamo a prendere questi prodotti e li trasportiamo al destinatario finale qui in Inghilterra. Per farlo abbiamo scelto il sistema che sia più ecosostenibile possibile, quindi avevamo tre opzioni, sia via mare, sia via terra o intermodale col treno. Abbiamo scelto una combinazione intermodale treno più ferri, quindi più servizio di traghetto per quanto riguarda la Manica, in maniera tale da ridurre al minimo l'emissione di gas serra nell'ambiente. Non basta. Abbiamo anche con partecipazione con la società A0 CO2 creato un sistema per identificare il cosiddetto carbon footprint, cioè quanto CO2 emettiamo per ogni singolo cliente per gestire il loro lavoro. Quindi quanto ci costa in termini ambientali trasportare questa merce in Inghilterra. Abbiamo identificato quanto ci costava e l'abbiamo tradotto in termini di tonnellate di CO2 annue per contenitore. E a quel punto lì ci siamo chiesti come possiamo compensarle. Se da una parte creiamo l'anidride carbonica, come possiamo compensare con, tra virgolette, ossigeno? Bene, abbiamo comprato, in qualche modo, per spiegarlo in maniera divulgativa, abbiamo finanziato dei progetti per la riforestazione del pianeta. Quindi se da un lato immettiamo l'anidride carbonica, dall'altra parte andiamo a finanziare progetti attraverso attraverso l'acquisizione e l'acquisto di crediti. Crediti sono crediti di riduzione delle emissioni. Sostanzialmente, comprando questi crediti andiamo a finanziare delle opere che sono atte a riforestazione, comunque ad interventi specifici a favore del pianeta, non contro il pianeta. Voglio raccontarvi di questo programma che abbiamo messo in atto perché è importante e cerchiamo di far capire a tutti i nostri clienti che è importante finanziare queste attività attraverso l'acquisto dei crediti e conseguentemente compensare l'anidride carbonica che viene messa nel sistema, come abbiamo detto, per gestire la supply chain.
ma quello che abbiamo fatto è renderlo interessante, cioè l'acquisto di questi crediti permette anche la possibilità di avere un green tag, un logo, un marchio green che vedete qua nelle slide, che dà la possibilità al cliente di dire al consumatore finale: guardate che questo vino arriva dall'Italia in UK, ma arriva compensando, intanto arriva in maniera eco-efficiente, ma compensa anche l'anidride carbonica che viene messa nell'ambiente attraverso il finanziamento della riforestazione del Nebraska, ora mi viene un nome a caso. In alcuni casi abbiamo anche creato insieme ad Azero CO2 proprio dei progetti noi dove è stato creato proprio un'area verde apposta dove non c'era, proprio andando a creare, lo dico in maniera proprio semplice, andando a creare dell'ossigeno laddove invece veniva spesa dell'anidride carbonica. Chiaramente non è la soluzione perfetta, ma sicuramente è un passo in avanti verso quello che è la sensibilizzazione di quello che è un problema che oggi è evidente, che è il problema ambientale, un problema che non può lasciarci in qualche modo distanti e ignavi, come direbbe Dante. Bene, non voglio dilungarmi oltre, ma voglio semplicemente dirvi questo, che ognuno di noi può fare qualcosa, può fare una piccola cosa in maniera sistematica, in maniera anche costante, che può in qualche modo aggiungere qualcosa per la salvaguardia di questo pianeta che, ahimè, sta diventando ostile per la nostra razza. Tenete presente quello che vi ho detto all'inizio: il pianeta non muore, scompariamo noi, lui rimane, diventa come Marte, ma rimane. Bene, vi auguro un buon proseguimento e vi ringrazio per avermi ascoltato e sono certo che alla prossima occasione sarò in grado di essere in presenza insieme a voi. Buon lavoro a tutti.